Buongiorno, oggi seconda escursione zona San Martino di Castrozza, precisamente oggi siamo partiti da Siror e volevamo andare al lago di Calaita o Calaita, non so come si pronuncia. Abbiamo preso il sentiero che parte dal paese dove c'è un comodo parcheggio per lasciare la macchina, il sentiero è il 355 e prima destinazione la cima a Bedolè, poi proseguiremo sulla cresta che ci porta nei pressi della zona del lago di Calaita, dove vedremo il versante nostro sinistro sotto il lago e potremo ammirare sul nostro versante destro tutta la zona delle Pale di San Martino e anche il rifugio Velo della Madonna, forse, vediamo, comunque ve lo mostreremo. Dislivello 1200 metri circa, quindi non proprio una cosa così a portata di mano, visto che ieri ne abbiamo fatti altrettanti 1100 sul giro della cima del rifugio Rosetta, che meritava. E niente, come dire sempre, godetevi il video. Ciao! Primo tratto nel bosco, sale abbastanza costante, bello all'ombra, perché già la mattina alle 9 qui fa bello caldo. Guardate che bello questo pezzo nel bosco. Ah, pensavo io bello. No, Marco non è bello. Marco è simpatico. Da qui si ha una bellissima vista sui paesi sotto della valle, però si è tutto all'aperto e fa parecchio caldo oggi. Soffriremo un po', siamo qua per questo. Per salire bisogna soffrire. A queste indicazioni c'è questa bellissima casetta forestale, baita forestale c'è scritto, con delle panchine dietro, è anche aperta per caso di riparo. Ci sono dei libri, una bella vetrata, una bella vista sulle Pale di San Martino, tavolo, due pancone per potersi sdraiare, l'armadietto qua è vuoto, qui c'è la batteria, c'è sui pannelli solari per l'illuminazione e Marco che riposa. Senta che ha preso il zecche. Hai preso le zecche? No, chiede che ha Ah. preso le zecche. Ah, ok, saluta. Ci illudevamo noi di camminare su una strada comoda. Che bella, guarda. E invece, mamma mia, ci tocca salire su sta roba. No, aiuto. Figa ancora un'ora di arrivare alla cima a Bedolè. Vabbè, un'ora per chi cammina. Potrà Forse noi magari, cioè chi non cammina, noi magari un passo un po' più veloce, almeno speriamo. Tosta sta salita comunque, perché non molla un attimo, è al sole, ogni tanto qualche pezzo di vento fresco come adesso, però è impegnativa. Siamo quasi arrivati al punto più alto della nostra escursione, dopo dovremmo proseguire in cresta, fare un tratto e scendere al lago per il pranzo. Sono le 11:30 e abbiamo fatto solo
5 km. Siamo partiti alle 9, cioè siamo saliti proprio a fatica. Ci abbiamo messo di meno ieri, nonostante il percorso alla salita al rifugio Rosetta. Però vabbè, ormai siamo qua. È impegnativa, davvero. Arrivati a questo punto, adesso noi percorreremo la cresta fino a Forcella Calaita, poi scenderemo sul versante sinistro per andare giù al lago e a mangiare qualcosa, ritorneremo in Forcella e scenderemo dall'altra parte di là. Tanto lì si vede la croce della cima Bedolet. Marco è stravolto e anche io. Riprendiamo fiato. Piccola tappatina alla cima Bedolet con relativa croce. È stata tosta. Adesso vi faccio vedere un po' il sentiero che saliva. Praticamente da lì sotto tutto zigzag a salire, ma una bella pendenza impegnativa, e poi l'ultimo tratto qua sotto fino là. Stiamo facendo un tratto nel bosco con tratti di ombra, bel fresco. Siamo arrivati qui a Spitzeldorf 1835 con molta fatica, perché è tutto un saliscendi in mezzo al bosco, sentiero c'è ma alcuni punti un po' pendente, si fa fatica a camminare. Stiamo tribulando parecchio oggi, siamo anche stanchi e non ci sta neanche piacendo sinceramente. Lo immaginavamo un po' più aperto, però vabbè, ormai siamo qua e andiamo avanti. Adesso vediamo se scendere al lago direttamente dalla valle opposta per tornare alla macchina senza andare al lago di Calaita. Adesso valutiamo. Siamo arrivati lì, che è il bivio che poi prenderemo per scendere dall'altra parte, e adesso Marco ha deciso di arrivare anche lui al rifugio, perché prima non era molto convinto, era molto stanco, e io ho proposto se voleva magari che io venivo giù io a prendergli da mangiare un panino o qualcosa, invece ha detto guarda, vengo giù, mi mangio una fetta di torta, è buona. Da qua si ha una vista bellissima sulla catena delle Pali San Martino. Meteo là un po' così così, invece è abbastanza bello. Qua c'è Marco. Ciao. Abbiamo preso il sentiero che comincia a scendere, siamo in direzione, diciamo, dalla macchina, però dobbiamo ancora percorrere tutto il sentiero, sono 6 km circa. Arrivati alla Scofa 1440 prendiamo il sentiero che si stacca dalla mulattiera giù per di qua. Sentiero a tratti con un po' di erba alta e a tratti piacevole come questo pezzo. Stiamo ormai giungendo quasi a destinazione, cioè la macchina, perché oggi siamo venuti in macchina da San Martino di Castrozza fino a Siror, perché tanto in 10 minuti, per non essere legati magari col discorso di orari del pullman. Giunti finalmente alla fine del sentiero di oggi, adesso ci aspetta un tratto di ciclabile di pochi chilometri.
forse 1 chilometro. Fine del giro di oggi. Oggi è stata una giornata parecchio difficile, un po' perché avevamo scelto un giro all'inizio dove c'era tutto il sole col dislivello maggiore in 5 km, quindi abbiamo patito parecchio il caldo. Il pezzo di cresta sopra forse abbastanza piacevoli solo in alcuni tratti no, perché c'era dentro dei pezzi in salita, anche lì eravamo sfiniti. Siamo andati al lago, abbiamo mangiato, ci siamo rifocillati bene, poi abbiamo preso il sentiero di rientro e è stato abbastanza facile quello lì, quindi tutto sommato la giornata, anche per quanto riguarda il meteo, pensavamo dava in peggioramento, invece non ha neanche piovuto, però ci è pesata tanto, siamo stanchi un po' da ieri e oggi abbiamo sofferto parecchio. Ci vediamo col prossimo video, ciao! Non vuole dare.